E finalmente si parte! Carissimi amici, inizia un altro grande viaggio che ci porterà in Francia, dove ormai ogni paese è dotato di Pizzamat. In Francia non useremo le strade a pagamento e ci fermeremo in posti a caso. Sì, è consentito fermarsi lì, per poi proseguire verso Stagni, Normandia e Bretagna. Era ora! Per andare verso la nostra prima destinazione in Francia prendiamo questa strada che ci piace tantissimo. Lasciamo il lago di Garda e si prende la direzione Brescia, Bergamo, Milano. E benvenuti a Milano! Perché di questa strada parleremo più avanti. Ci fermiamo nel solito autogrill, ma questa volta non per acquistare la vignetta, visto che finalmente abbiamo acquistato quella elettronica. E infatti oggi ci fermiamo qua per mangiare. Purtroppo io ho sbagliato la strada, così invece di stare sotto un albero stiamo in mezzo ai camion. Per noi questo non è un viaggio qualsiasi, è la continuazione di un viaggio che abbiamo cominciato tanti anni fa con le nostre figlie. Quella volta in Normandia abbiamo trovato un tempo stupendo, ho fatto anche il bagno nell'oceano. Purtroppo una volta arrivati in Bretagna le condizioni meteo sono peggiorate a tal punto che siamo dovuti scappare via. Però il bello del camper è anche questo. Quindi andiamo a finire il viaggio iniziato nel 2016, il primo grande viaggio di Charlie. Buon appetito a noi! Negli ultimi anni lungo questo tratto di strada vi abbiamo dato sempre tantissime informazioni, quando partire, dove dormire, cosa vedere, eccetera. A proposito delle informazioni, mi sono dimenticato di dirvelo, abbiamo già detto che abbiamo acquistato la vignetta elettronica finalmente, ma non vi abbiamo detto dove, perché se fate la ricerca vi escono 1 miliardo di siti e vi chiedono un sacco di soldi, quindi dovete andare su e-vignetta.ch, ma vi lascio il link qui da qualche parte. Valico turistico, siamo in frontiera, devo spegnere la camera, è uno dei posti più felici che ci siano per me, perché quando esci il viaggio passa a un altro livello, invece quando torni c'è il caffè espresso. E mi hanno beccato mentre facevo le riprese, però non hanno detto niente, dai, questa volta è andata bene. E benvenuti in Svizzera! Con questa strada qua vi abbiamo portato con noi in Danimarca, Olanda, Irlanda e abbiamo anche accennato al fatto che è una delle strade più economiche per arrivare a Parigi. Ovviamente dipende da dove partite. Abbiamo visto che avete sempre apprezzato questo tipo di informazione, quindi abbiamo deciso di raccontarvi perché abbiamo preso questa strada per andare in Normandia. Oggi praticamente niente coda a Saint-Gothard e siamo proprio all'ultimo semaforo, quindi un paio di minuti e passiamo. Ma se non ci avete seguito nei viaggi precedenti, le code sono dovute perché esiste una galleria unica, un tubo con doppio senso di marcia, ma tra qualche anno finiranno anche il secondo tubo, quindi addio le code, finalmente. Speriamo che sarà abbastanza gentile, come sempre, a fare un caffè, perché io devo farvi vedere una cosa. E quello che voglio farvi vedere si trova subito qua. Ah no, si trova qua. Per dormire dalle 19 alle 05 del mattino si paga 15 euro, mentre dall'altra parte della strada, quando tornate indietro, sono 20. Ora non vado a spiegarvi perché l'abbiamo già fatto nel video dalla Val di Rabbi, 5 cose da non fare durante il viaggio, o si chiama più o meno così. Ma ormai fermarsi in questo autogrill Saint-Gothard Nord è quasi una tradizione, perché qui ci sono delle sculture che cambiano ogni anno. E queste sono le sculture fatte con i pezzi di ferro vecchio, con dei vecchi ingranaggi, le molle, pezzi delle bici, ma sono fantastiche. Le corna sono fatte con le catene. Tutti questi anni abbiamo visto King Kong, leoni, persino Transformers. E qui c'è anche un orso. Ma dai, è troppo bello. Chissà con cosa hanno fatto i denti. Però andiamo a vedere cosa c'è da questa parte. Ma no, è assurdo. Qui abbiamo un cervo incredibile, è talmente reale che è assurdo. Mentre da questa parte abbiamo un San Bernardo, 4.500 franchi. Chissà, magari mi servirà per qualche copertina. Ora mi sono accorto che anche il cervo ha il prezzo, 7.800. Però non so se è giusto parlare dei prezzi in questo caso. Queste sono le opere d'arte, poi c'è chi se le può permettere e chi no. Ma dai, anche questa parte qua del parcheggio si paga. E la permanenza massima 4 ore. Poter dormire gratuitamente sui autogrill dovrebbe essere una questione di sicurezza, non di economia. Ed eccoci tornati. Nura? Giusto in tempo. Ci vediamo dopo. E come sempre, dopo questo autogrill c'è il cambio al vertice.
Banalmente, l'autostrada svizzera che comprende Traforo di San Gottardo costa 40 euro per un anno e seguendo questa strada con una cinquantina di chilometri in più si arriva a Parigi senza autostrade francesi a pagamento, quindi gratis. A questo punto prenderemo le strade nazionali, per di più quelle molto veloci, e per il camper il limite di 110 o 130 non cambia molto. Amici, eravamo un po' stanchi dal viaggio, ma per fortuna c'è un po' di coda e siamo già qui una mezz'oretta che andiamo veramente piano, così ci riposiamo un po'. E benvenuti in Francia. Girate a sinistra, a 35. Abbiamo fatto gasolio e prima di fermarci definitivamente dall'altra parte della strada, perché qui abbiamo dormito anche l'anno scorso quando siamo andati in Irlanda, andiamo a vedere una cosa che ha scoperto Maya. E questa cosa qua, questa è una cosa per la quale potremo perdere la cittadinanza italiana. È una macchinetta che vi prepara la pizza. Signora ci ha detto che la pizza è veramente buona. La pizzeria dall'altra parte è calabrese. E loro, se ho capito bene, la signora portano qua il pane e lo mettono dentro e dopo la macchina fa tutto il resto. Poi abbiamo scoperto che il pizzaiolo è un campione del mondo. La margherita è su 8,5 euro, però diciamo arrivano anche a 12 euro. Sì. Ora stanno aspettando la 4 formaggi. Più o meno ci mette un 5 minuti a pizza. Sì. Qui si sta facendo coda, magari la proveremo un'altra volta. Sì. Abbiamo fatto fatica a registrare perché come incominciavo a dire qualcosa, signora incominciava a parlare. Sì, infatti. Speriamo che ne uscirà qualcosa, ma signora è comunque rimasta molto male che noi non abbiamo preso la pizza. Lasciamo per la prossima volta. Early the next morning. Ma siamo tornati al mattino per farvi vedere come si ordina. Non si vede niente, riflette, però proviamo. Italiano ha un bel po' di pizze. Toscana, prosciutto funghi, margherita, prezzi sono 11, 11,5, 7, 13,5 e la pizza kebab. Ma in realtà i prezzi che vi ho detto sono per la pizza fredda. Invece selezioniamo una qualsiasi, il prodotto freddo costa X e con 50 centesimi in più avete quello caldo. Insomma, pizza da mangiare subito. Ora diciamo no grazie. Sinceramente se fosse sera, magari se non c'era la coda si prendeva anche una pizza da mangiare, da assaggiare, ma così alle 7 del mattino spendere i soldi soltanto per fare un video, no. Yesterday. E siamo esattamente nello stesso posto dell'anno scorso, parco commerciale di Selestadt, quello che eravamo lì dove c'è il camion adesso, ma sempre davanti a B&B Hotels. E come l'anno scorso ha incominciato a piovigginare. Buonanotte! Buongiorno! Dormito benissimo come al solito e ora si riparte. E così, risparmiando i soldi dell'autostrada, prendendo un misto di nazionali velocissime e le strade panoramiche in mezzo ai boschi, farete un viaggio non molto più lento, ma sicuramente indimenticabile. Una parte del paese sembra abbandonata, ma non per questo è meno bella. Io me lo ricordo bene, l'abbiamo già fatto una volta questa strada. Questo pezzettino d'Alsazia e questo parco nazionale e questo colle mi piacciono così tanto che so già che anche l'anno prossimo, se torniamo da queste parti, cioè se faremo questa strada, lo rifarò. Adesso non che tutte le altre strade non sono belle, ma questa è quella che porta a praticamente tutte le nostre destinazioni ed è un'ottima alternativa alle strade a pagamento. Ci siamo fermati per un caffettino, ma non come al solito lungo l'autostrada in una delle numerose aree di soste, ma in un parco commerciale dove c'è un Decathlon eccetera, ma per una ragione ben precisa, perché c'è una boulangerie e abbiamo visto pan au chocolat. Tra le altre cose sono in offerta. Ah, la coda è di là, Vediamo anche la baguette. quella. Pane al cioccolato e un baguette. C'è anche il pane con i fichi. Guarda questo con i semi, che bello. Vogliamo parlare dei nostri panini di autogrill? Guarda che panini a 4,5 euro. Oh, Francia è un paese caro, però Per quanto riguarda il pane, mi sembra che i prezzi sono ottimi. finché mai prepara la mocca faccio unboxing del pane, della baguette. Buono. Guarda quanto è grande. Ci tenevo a dirlo, è spaziale. Caffè bevuto e ci vediamo nella prossima destinazione utilizzando un trucco che non si vede da tempo. Ofon! E dove siamo arrivati? Apri la porta. Dimenticato, per favore.
Eh sì. E benvenuti a Fontainebleau. Ora ci cambiamo, pettiniamo e andiamo a fare un giretto. Però veramente da qua la vista è uno spettacolo. E con un po' di fortuna ve lo faremo vedere anche di notte. Il Giardino del Re, che altro nome poteva avere questo posto dietro di me? Costruito da Francesco I, ridisegnato da Enrico IV e perfezionato dalla Notre, quello famoso di Versailles. Questo è uno dei posti più belli per ammirare il tramonto qua a Fontainebleau. È per quello che noi ci siamo fermati. Intende che ci siamo fermati di là? Questo è uno dei punti panoramici più belli che abbiamo mai visto, però per stare attenti dalle camminate è pieno di cachine. Tutta colpa di quelle graziose occhette dall'altra parte. Ma sono adorabili! E ora entriamo nel bosco. In realtà camper parcheggiano di solito qua, davanti alla scuola militare di equitazione, che poi si trova davanti a questo ingresso qua, da dove entreremo anche noi. Fontainebleau non è soltanto un castello, meno conosciuto di Versailles, ma sicuramente più importante per i reali francesi, cioè quelli che furono, a partire da Francesco I, amico di Leonardo da Vinci, passando per il Re Sole fino a Napoleone. Come cambiava il re, così cambiava il castello, perché ognuno ha voluto lasciare la sua impronta. Più che un castello, è un autentico libro di storia. Dovete vederlo anche all'interno. Noi questa volta non entreremo, però magari vi lasciamo qualche clip dei precedenti viaggi. Ma anche soltanto i giardini all'esterno sono già un viaggio nella storia. La Porta d'Oro è stata realizzata da Francesco I come ingresso principale nel castello, collegava la foresta col cortile ovale e il Francesco I ci ha posto sopra il suo simbolo, la salamandra. Visto che è giusto partire dall'inizio, siamo arrivati davanti all'ingresso principale. Una volta entrati vi trovate dentro questo magnifico giardino, i palazzi della corte e poi il corpo centrale del castello. Elegante, ma non troppo eccessivo. E subito qua trovate anche la biglietteria se volete entrare nel castello. E ora andiamo verso quella scalinata che io anche dopo tanti anni me la ricordo benissimo. La scalinata è a forma di ferro di cavallo ed è uno dei punti iconici di questo castello. Pare che da questa famosissima scalinata a ferro di cavallo Napoleone salutò la sua guardia nazionale. Addio figli miei, vorrei tutti stringervi sul mio cuore, ma almeno abbraccerò il vostro stendardo. E pare che lo fece per davvero, prese la bandiera, la strinse e la baciò. È un gesto un po' teatrale, ma potentissimo, e dicono che molti piansero. E a questo punto salì in carrozza e se ne andò in esilio, mentre noi andiamo avanti. A quanto pare lasciò una traccia di se stesso, ma questo cos'è? Mica un campo da tennis? Dentro c'è un campo da tennis che è stato costruito, aspetta adesso ti dico, nel 1601 e prima lo chiamavano il gioco dei paesani perché i paesani si passavano la palla a mano. Poi re e regine sono venuti affascinati da questo gioco e praticamente hanno costruito un campo da tennis qua dentro, è rimasto uguale come era all'epoca e si usa ancora adesso. Non sono esperto, ma sembra un misto tra tennis e paddle. Andiamo da questa parte. In 3 volte che siamo stati qua non siamo ancora riusciti a vedere il giardino di Diana, che è il giardino più antico di Castello di Fontainebleau. Hanno dovuto mettere i sostegni per farlo rimanere in vita. Questo qua è proprio il corpo principale del palazzo. Le ortensie dette arancini. Non so come quando è pieno di turisti, ma adesso si sta proprio bene. Qui al centro abbiamo questa fontana. Il giardino l'aveva ideato Caterina de' Medici, poi l'hanno rifatto 80.000 volte, ma chissà se questa fontana è qua ancora dai tempi di Caterina de' Medici? Adesso ci aspettiamo che salti fuori da qualche parte Hugh Grant e siamo sul set di un film. I cani sono troppo belli. C'è anche lui. Mi dispiacerebbe veramente che non si riesce a percepire nel video quanto è bella questa fontana. Per un momento mi sono dimenticato dove siamo. E dal cortile principale arriviamo al cortile della fontana, che poi è questo qua. Pazzesco come tutto il resto. E qui c'è la fontana. Ma in realtà quello che ci interessa non è la fontana, quello che c'è dall'altra parte. Quello che c'è sotto. Le carpe sono pazzesche. Quello che a tutte persone sembra un laghetto romantico dove remare con la loro barchetta è un stagno per le carpe creato proprio per la pesca anni e anni fa. E lì dentro ci sono delle carpe enormi. Ma tu chi sei? E da qua entriamo nei giardini inglesi. Molto curiosa questa scultura.
Ora andremo nei giardini del re, che sono quelli giardini che uno si aspetta da un castello, mentre i giardini all'inglese è un bellissimo parco con il prato in contraluce. E da questo giardino potete godervi anche della parte posteriore del palazzo. E qui in mezzo al laghetto abbiamo anche un pavilion dove il re e la regina andavano ogni tanto a cenare. Chissà se anche loro pagaiavano. Ora si va verso la corte ovale. La corte ovale è il cuore del castello di Fontainebleau. Francesco I decise di trasformarlo completamente e di dargli l'aspetto che c'ha adesso. Sai che quando siamo stati l'ultima volta, da quella finestra lì, io ho fatto le riprese e qui sotto c'erano delle persone che, non lo so, se stavano imparando o stavano, come si dice, combattendo, giocando. Con le spade. Con le spade. Dai, andiamo che sta chiudendo. C'era le cucine. Abbiamo ancora un po' di tempo, entriamo nei giardini. Magari per voi soltanto un po' di bei fiori, ma per uno discromatico come me questa combinazione è un'esplosione dei colori. Ovviamente si tratta di un giardino con le forme geometriche ben definite e una bellissima fontana qui al centro. Bellissima, una fontana. Però in cima ho visto il Gino, eccolo qua. Ma diciamo, sicuramente è bello passeggiare qua all'interno, però per ammirarlo dovete stare più lontano. Ma cosa cavolo sono? Andiamo a vedere. Ma dai, ho capito, sono dei pezzi d'albero, pezzi di tronco, fatti a forma di scultura. Bellissimo! Lei mai è nascosta dietro il rinoceronte, mentre questo sembra una donna. Poi qui vedo il pensatore, lì c'è un elefante, poi c'è un robot. Questi giganti di Fontainebleau, così si chiamano, sono stati creati da un scultore cinese. E non si può che finire con il laghetto, onnipresente in molti castelli. Pensa di poter fare jogging a Fontainebleau? Comunque già i giardini e le oche meritano una visita, però se avete tempo fermatevi un pomeriggio, così visitate magari qualche di 1500 stanze e 800 anni di storia. Ma allora non sanno leggere? Comunque è molto bello vedere anche adesso al tramonto quanta gente sta arrivando per vedere il castello. Infatti si vede anche dalle macchine. Fino a qualche minuto fa tutto il prato era pieno. Sono le 8 ma il sole è ancora abbastanza alto. Infatti. E niente, aspetteremo che va dietro il castello. Beh, continua ad arrivare altra gente. Però che posto! Ma poi alla fine proprio cenano qua con la bottiglia di vino. E purtroppo per colpa delle nuvole non riusciremo mai a avere il contrasto desiderato. Alla fine abbiamo resistito e siamo stati premiati. Buongiornissimo. Buongiorno. Hai visto che mezzi ci sono in quest'area sosta? Guarda questo qua. A Giverny c'è questa area sosta gratuita che è molto apprezzata dai full timer, ma non solo, anche da quelli che girano il mondo, ma anche da numerosi turisti. E meno male che siamo fuori stagione, direttamente dei film francesi anni 70. Ma guarda te che passeggiatina! Ma tutta questa gente qui, perché Giverny è un delizioso paesino a nord di Parigi, dove un secolo fa è venuto un signore, Claude Monet, ha scavato un laghetto, ha piantato delle ninfee e poi ha passato circa 40 anni a dipingerle. Quando dicevo che è un paesino delizioso, si vede già da qua. E qui abbiamo solite indicazioni, ma anche dove si trova Kathmandu. Per fortuna l'ingresso dei gruppi è separato dall'ingresso degli individui, cioè siamo individui noi. Ma guarda che carino! Devo dire che sono già contento che ci siamo fermati. Impressionisti ci sono anche oggi. Claude Monet era il padre di impressionismo, non dipingeva mai la realtà com'era, ma come la luce la trasformava. Quindi ogni suo quadro era sempre diverso, per non parlare delle ninfee, per quello che l'ha dipinte così tante volte. Ma qui ogni casa è incredibile, devo rubare qualche scatto. Siamo arrivati, in realtà l'ingresso non era lì, ma qua. E siamo dentro. Guarda che ingresso. Cioè appena entri, boom, cioè sei proprio travolto dai fiori, dai colori, fantastico. C'è una aiuola dietro l'altra. Non so la quantità di fiori che c'è. Vi invitiamo a ammirare questi fiori per qualche istante, come solo Monet avrebbe potuto fare.
E poi accade il miracolo, il cielo si apre come per volerci spiegare cos'è l'impressionismo. Ed ecco la luce ragione perché nasce l'impressionismo. Un gruppo di pittori decise un giorno di smettere di dipingere le Madonnine ferme con bimbo in braccio e vuole dipingere luce, riflessi, il sole. Al Grand Salon di Parigi vengono rifiutati i loro quadri perché un critico disse: questa qua non è arte, è solo impressione. E loro cosa hanno detto? Va bene, d'oggi in poi noi siamo gli impressionisti. Anzi, se lo scrissero proprio nel biglietto da visita. Non so se era ancora inventato. Arrivo, eh? Lei sta già... Si può piangere. Lei sta già piangendo, io sono molto vicino. No, ma li abbiamo visti 1000 volte, c'è soprattutto a un museo d'Orsay, però adesso entrarci dentro è tutt'altra cosa. Appena si entra nella casa di Monet ci si trova subito nel suo studio, dove sono esposte opere di tutte le fasi della sua carriera. Si tratta di copie fedeli, ma ciò non ne diminuisce l'esperienza. Non pensate che sia stato allestito così solo per i turisti. Monet riempiva i suoi atelier di quadri mettendoli ovunque vi fosse spazio, sia sulle pareti che sui cavaletti. E chi lo porta più via? Così come le opere, anche gli arredi sono d'epoca, o quantomeno disposte nella stessa posizione che si riconoscono nelle fotografie storiche esposte all'ingresso. Dopo lo shock iniziale ci siamo ripresi, abbiamo lasciato la stanza d'ingresso e siamo arrivati nella stanza giapponese. Immancabile carpa. È una così, l'ho vista al Van Gogh Museum, perché anche Van Gogh adorava le stampe giapponesi. È vero. Ci vediamo? Sì. Salendo al primo piano, proprio sopra lo studio, si trova la camera da letto di Monet e di sua moglie. Sopra il letto, accanto ad altri dipinti, spicca anche un nudo realizzato dal suo amico Renoir. L'ambiente è molto luminoso grazie alle grandi finestre che si affacciano sul giardino. Sembra che si possano vedere le aiole più fiorite proprio da lì. Accanto alla camera da letto si trova lo spogliatoio. Anche qui le stampe giapponesi non mancano. C'è anche la stanzetta con la macchina da cucire. Ora si torna al piano terra per esplorare il cuore pulsante della casa. Sala da pranzo e la cucina. La sala da pranzo gialla, quello che piacerebbe avere anche a me. Poi il contrasto con blu cobalto è incredibile. E ancora una volta le stampe giapponesi. Dal più classico gru a un incredibile bagno delle donne. E dopo la sala da pranzo è ora delle cucine. Ma quanta polenta preparavano qua? Volevo dirlo io. Sì, infatti la cucina è completamente azzurra. Sai che ho notato che nessuno sta guardando fuori dalla finestra della cucina? E qui abbiamo il pezzo forte. Penso che una cucina così la desidererebbero in molti. Dai, facciamo anche un po' di pubblicità. E a questo punto usciamo. È vero, la casa l'hanno ristrutturata, sistemata nel corso del tempo. Sì, però si sente che questa casa ha un'anima, che si stava bene. Non è strano che lui ha dipinto questi quadri così belli. Ci piacerebbe stare anche a noi per sì. qualche giorno. Hanno lasciato la carriola. Nella casa di Monet non potevano certo mancare le galline. Sì, scusi signor Gallo, anche i galli. Raccontare questa giungla di fiori, questo prato di fiori selvatici è praticamente impossibile, ma io mi sto immaginando lo sforzo mentale, o meglio dire creativo, di chi l'ha progettato. Ora ci dirigiamo verso lo stagno, vero protagonista di Giverny. E siamo arrivati a quello pezzo più forte del museo, Stagno delle Ninfee. Il ponte giapponese, simbolo di Giverny, è un po' affolato oggi. Guarda quello. E questo qua è soltanto la parte finale del laghetto, perché il pezzo forte si trova di qua. Quando Monet arrivò qui, lo stagno non esisteva. Lo fece scavare deviando un braccio di fiume Epte. Voleva un luogo di pace e anche un soggetto infinito da dipingere. In effetti, facendo un giro intorno allo stagno, che non è nemmeno grande, ad ogni passo la prospettiva cambia a tal punto che sembra un luogo diverso. Il ponte giapponese in legno verde è uno dei simboli di Giverny. Soprattutto con questa luce, il ponte verde, le foglie riflesse, l'acqua immobile, tutto è perfettamente impressionista. Se ti esce male una ripresa qui, è colpa tua, cioè mia.
Forse potrebbe sembrarvi che oggi non è la giornata ideale per fare questo tipo di riprese perché non c'è il sole, ma quello che cercava Monet è la luce, tutte le sue sfumature, e questa luce la troverete nella maggior parte dei suoi quadri. La luce. E poi, come per miracolo, esce un po' di sole e cambia tutto. Abbiamo visto tutto dalla pioggia al nuvolo a proprio scuro fino a questo sole, però anche la pioggia ha lasciato le sue decorazioni. E ora cerchiamo la strada d'uscita. Prima di uscire, immancabile gift shop, ma questo è un po' diverso perché è veramente tematizzato, ovunque ti giri. Ancora stamattina abbiamo capito che Giverny è un paesino da girare. Non è grande, ma è molto interessante. Abbiamo anche un atelier di ceramica. I giardini alla Monet, ma tanti giardini alla Monet. C'è anche il museo dell'impressionismo. Qui vediamo anche i soggetti utilizzati da Monet. Monet, visionario che era, sicuramente si immaginava che Giverny sarebbe diventata quello che è oggi grazie a lui. Ma quello che non si immaginava, che un giorno saremmo venuti a trovarlo noi. Qui anche i pullman sono dipinti. Per fare il giro del paese, la casa e i giardini bastano 3 ore, 4 ore, però alla fine questa cosa, credetemi, rimane per tutta la vita. Qua anche il camper sembra più bello e non vede ora di ripartire. E ora si parte per un paese molto pericoloso. Premettendo che anche Giverny si trova in Normandia, ci spostiamo verso quella parte della regione che si affaccia sull'oceano. Posti meravigliosi, ma con il clima che ti sorprende sempre. Speriamo soltanto che non ci rubino tutto per via di... Insomma, lo scoprirete nel prossimo episodio.